San Lorenzo, io lo so. Perché tanto? Di stelle, per l'aria tranquilla, arde e cade. Così inizia questa celebre lirica, il cui motivo centrale è la malvagità umana di cui sono vittime, per interesse o per un capriccio crudele, un uomo e una rondine. Queste due creature innocenti, accomunate nel segno della morte, diventano qui simbolo dell'ingiustizia e del male che regnano in questa nostra piccola terra, atomo opaco, nell'immensità dell'universo. Introduzione a 10 agosto di Pascoli. Questa poesia è una delle più famose e di certo la più commovente e ricca di significati. Fu pubblicata il 9 agosto 1896 sulla rivista Marzocco e in seguito inserita nella quarta edizione di Miriche. Gli elementi autobiografici in 10 agosto. La poesia ha un carattere fortemente autobiografico. Si riferisce cioè a un episodio reale della vita del poeta, l'uomo di cui parlano le strofe 4 e 5 e a cui rimanda anche la rondine. Altri non è che il padre del poeta, Ruggero Pascoli. Egli venne ucciso a fucilate il 10 agosto 1867, data a cui rimanda il titolo, probabilmente da un rivale che aspirava a prendere il suo posto di amministratore della tenuta dei principi Torlonia. Le indagini non arrivarono mai a una conclusione e il delitto rimase irrisolto. All'epoca Giovanni aveva 12 anni e questo episodio fu il primo di tanti eventi funesti. Il poeta dovette per tutta la vita rappresentarsi l'origine del proprio dolore e il segno stesso della presenza del male nel mondo, attraverso questo tragico evento. Il cielo stellato più famoso dell'anno, tra le ricorrenze più celebrate dell'estate, c'è la notte di San Lorenzo, che cade il 10 agosto, nota anche come la notte delle stelle cadenti. È tradizionalmente associata al passaggio dello sciame meteorico, delle Perseidi, visibile tra la metà di luglio e la metà di agosto. Le Perseidi in Italia sono note poeticamente appunto come lacrime di San Lorenzo martire. Parafrasi. San Lorenzo, io so il motivo per cui così tante stelle brillano e cadono nell'aria tranquilla. Il motivo per cui nel cielo concavo risplende un pianto così grande. Una rondine stava ritornando al tetto quando la uccisero e cadde tra le spine dei rovi. Nel becco aveva un insetto, che era la cena dei suoi rondinini. Ora è lì come in croce, che porge quel verme al cielo lontano, e i suoi piccoli sono nell'ombra, che la aspettano e pigolano sempre più piano. Anche un uomo stava tornando al suo nido, quando lo uccisero. Prima di morire disse, perdono. Negli occhi aperti restò un grido. Portava in dono 2 bambole. Ora là, nella casa solitaria, la sua famiglia lo aspetta inutilmente. Egli, immobile e stupito, mostra le bambole a Dio. E tu, cielo infinito e immortale, dall'alto dei mondi sereni, inondi di un pianto di stelle questo atomo opaco del male. Struttura della poesia 10 agosto. Analizziamo la poesia dal punto di vista metrico. La poesia si compone di 6 strofe di 4 versi ognuna. I versi sono decasillabi e novenari, rispettivamente di 10 e 9 sillabe. Le rime seguono lo schema alternato, AB-AB. Dal punto di vista del senso e del contenuto la prima strofa si lega all'ultima, mentre le strofe centrali si dividono in 2 dedicate rispettivamente alla rondine e 2 all'uomo. La prima strofa crea un senso di aspettativa, di una rivelazione che avverrà nell'ultima strofa e che ci consegna un nuovo senso della notte di San Lorenzo e delle sue stelle cadenti. Mentre la prima e l'ultima strofa di 10 agosto sono riflessive, nelle strofe centrali il tono si fa narrativo e il poeta racconta 2 episodi che, seppur carichi di significati e riferimenti, si presentano prima di tutto come racconti di 2 eventi tragici. Figure retoriche e ritmo. Andiamo a vedere ora quali espedienti retorici ha usato Pascoli nella poesia X agosto e la loro funzione nella creazione del senso. Personificazione. La personificazione consiste nel rivolgersi in modo diretto e attribuire azioni umane a cose astratte o inanimate. Pascoli ce ne offre 2 esempi. Nella prima strofa il giorno di San Lorenzo, il 10 agosto, viene personificato e a lui si rivolge l'invocazione che apre la poesia. Nell'ultima strofa il poeta si rivolge direttamente al cielo e gli attribuisce un'azione, la caduta delle stelle, e uno scopo. Quello di evocare attraverso le stelle un pianto. Linguaggio analogico. Come in molte delle poesie di Pascoli, anche in 10 agosto si crea un gioco di analogie che collegano i vari elementi del discorso in una rete di corrispondenze. In particolare si instaurano rapporti analogici tra l'uomo e la rondine.
e tra le stelle cadenti e il pianto. Il pianto degli uomini diventa il pianto del cielo, mentre la morte della rondine rimanda a quella dell'uomo. Similitudine. La similitudine ha una funzione simile all'analogia, cioè quella di creare collegamenti tra immagini diverse. Nel caso della similitudine il collegamento è esplicitato attraverso l'uso del come o di altre parole simili. In ex Agosto Pascoli usa la similitudine per dire che la rondine è come in croce verso 9. E rendere ancora più esplicito il riferimento a Cristo che percorre tutto il componimento. Metonimia. La metonimia è una figura retorica che consiste nel sostituire un termine con un altro in rapporto stretto. Ad esempio l'effetto al posto della causa, il simbolo per il simboleggiato, il luogo di produzione per il prodotto, l'astratto per il concreto. L'autore al posto dell'opera. In ex Agosto ne troviamo due esempi, tutti e due legati alla figura centrale del nido, del quale si sottolinea così l'importanza. Il suo nido, che pigola versi .11-12, in realtà non è il nido a pigolare ma i rondinini, anche un uomo tornava al suo nido verso .13, per intendere che tornava a casa.